Ok, abbiamo iniziato. Vai Antonella, ribadisci i vari punti che ci hai un pochettino anticipato. Vai. Ok, ok. Allora, i punti principali sono da fare una ricerca sul mio tipo di energia, che è un'energia senza radice, un'energia che non chiude il ciclo. È come se un'energia fosse sballata. Quindi bisogna capire dov'è l'intoppo, perché io cerco di raggiungere un obiettivo, ma quell'obiettivo non riesco perché è come se mi bloccassi, si ritorna indietro, come se io avessi uno shock emotivo. E quindi ho emozioni che vado in panico, vado in ansia, perdo la memoria, perdo le forze. E quindi va da sé che diventa tutta fatica, questo in tutti i campi. E come diceva Lucio prima, eh, questo tipo di energia che emano si riflette sia dal punto di vista strutturale del mio corpo, perché in tutte le parti del mio corpo ci sono cose che non sono allineate, che vanno dall'occhio a un osso toracico, alle spalle ricurve, alle ginocchia che non sono centrate, allineate sulle gambe, sono i capillari e via dicendo. Però mi sono resa conto che col passare del tempo che il mio corpo la vuole bloccare questa energia, perché se guardi le mie dita si stanno rigirando come se la vogliono bloccare, così le mie spalle si stanno incurvando come se volessi bloccare quell'energia che in realtà mi sta tornando indietro. Mm, ok. Ok, poi nell'ambito, anche questa energia si è manifestata anche nell'ambito familiare con mio padre, perché mio padre scherzava spesso su una cosa pesante per me all'epoca, perché diceva qualsiasi cosa è colpa tua, è sempre colpa tua. Mm. Questa frase poi l'ho riscontrata in mia figlia. E mia figlia e mio padre hanno qualche cosa in comune, come frequenza di numeri. Mio padre è di morte, mia figlia è di nascita. Di Mio nascita. padre, ok, mio padre è morto il 31 gennaio del 94 e mia figlia il 13 gennaio. Ok. Ok, questo tipo di energia col passare del tempo ha portato il mio corpo a soffrire di fibromialgia, a tal punto che sono arrivata a un certo punto che ero diventata claudicante per i dolori forti. Ok? Poi questo quando vivevo con il mio ex marito e i miei figli. Adesso non vivo più con loro e pare che questi dolori siano molto molto diminuiti. Vivi da sola o sei accompagnata? No, sono stata costretta a ritornare ecco il ritorno dell'energia indietro nella mia casa materna, purtroppo. Quindi vivo con mia madre. Quindi ehm, purtroppo sì. Poi mm, Ma andiamo con ordine, Antonella. Vai col primo punto. sì, Allora, vabbè, difficoltà centratura nella vita più o meno si è abbastanza capito. Due, mirino di colpe insensate, presa in giro da tutti. esatto, bravissima. Sì. Quindi da chi? Dalla maestra, mi dicevi, che Allora, ti interrogava. Mhm. esatto, mi prendeva in giro, mi chiamava la bella addormentata nel bosco, quindi faceva ridere tutti i bambini. Questa cosa peggiorava, invece di migliorare, peggiorava la mia situazione emotiva. Mi si scatenava un conflitto incredibile. E poi, Paura per tua figlia da sempre. sì, quello voglio capire, perché? Mhm. Anche, è la stessa cosa è avvenuta anche con mio padre. Io avevo paura di mio padre. È la stessa identica cosa con mia figlia. Però devo dire Ma che tu hai paura che si faccia male. Mm. no, io Hai ho paura di paura. Ti lei. mette soggezione, È una strana paura. sorta di soggezione. Ma si possiamo definirla così, una strana Così. paura. Però posso garantire che fin quando io ero con loro a casa, loro non mi accettavano, loro volevano il papà che stesse con loro. E io mi impuntavo perché pensavo che la mamma dovesse vivere con i figli, non il padre. Fino a un certo punto loro si sono ribellati a tal punto
essere diventati anche aggressivi nei miei confronti. E in quel momento ho pensato veramente che prima o poi Non ti sento più. Non ti sento più, Antonella. Nemmeno io, Così, improvvisamente, non ti sento. nemmeno io. Non ti sento. Non so cosa sia successo. Non hai toccato nulla. Leggo il labiale. Che possiamo fare? Hai mica disattivato il microfono? Non ha toccato niente. Magari si è disattivato da solo. Ma prova allora, te lo disattivo io, lo riattivi tu. Vai, attivalo. Vai. No, Non si questo sa. Antonella è un bellissimo problema perché adesso incasinarci per andare a riattivarlo quando praticamente l'hai definiti i tuoi punti. Va bene, Antonella, e non so cosa farci. Non ti sento, Antonella. Devi andare nelle impostazioni. Antonella, tu continui a parlare, io non ti sento e non sono un doppiatore che legge le parole dalle labbra. Quindi noi dobbiamo fare la sessione, dobbiamo partire. Allora, collegamento con il padre, mancava l'ultimo punto, il quinto, causa del taglio comunicativo tra te e la tua figlia. Giusto? Ok. Il disincarnato è tuo padre, la colpa, il senso di colpa è, diciamo, il clou della sessione. Poi extra punti, ci hai raccontato, o comunque ehm, sviluppando il primo, questo discorso della radice, dell'energia senza radice, dello specchio. Non mi è chiarissimo, però andiamo a vederlo. Antonella, io inizierei. Vediamo se alla fine, ti disattivo il microfono adesso, perché non si sa mai, magari torna. Vediamo se alla fine tornerà la voce. Devi fare Ah, qualche pausa? No? sì, un minuto. Sì? Mhm. Eh, E allora interrompo un attimo la registrazione. Vai. Bene, abbiamo ripreso la sessione. Ovviamente ci sono dei problemi, ma non fa niente. Va bene, abbiamo ripreso la sessione per Antonella, abbiamo sentito i punti, quindi Sabrina conto da 5 a 1 e all'1 sarai maggiormente connessa a Antonella. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi mostra una scena dove è lei, è una donna, e c'è come alla fine di una sorta di montagna, c'è uno sprofondo, una scogliera, sotto c'è il mare. E lei è lì sul filo, cioè sull'orlo di questa scogliera. Mi si mostra così. Si sta per buttare? Lei dice no, non si sta per buttare, però sperimenta la sensazione del limite. Sta sperimentando la sensazione di stare al limite, Ok. però non ha l'intenzione di farlo. Ci dà l'autorizzazione? Si gira con il viso e dice sì, ha dei capelli lunghi, lunghi neri. Ok. Perché ci mostra questa vita? Lei dice perché è importante il messaggio di questa vita, è come se qui, in questa vita qua, lei avesse bisogno di sperimentare i limiti in forma di adrenalina. E questa è una vita dove questo gesto lo faceva diverse volte, ogni qualvolta si sentiva in difficoltà, dice.
È come se vuole dare un messaggio a lei di oggi per farle sentire fino a che punto la sua emotività può arrivare. Mi dice questo. Ok, vibrazione di Antonella. 15 miliardi. Così tanto? Mm-mm. 15. Consapevolezza. 182. PSP. Qui c'è più PE. 63, 64. Numero di vite precedenti. 3562. Percentuale di cervello. 3,8. Ok, che valori curiosi. Un'altissima frequenza, Mm-mm. un'ottima consapevolezza, molta PE, che con molta consapevolezza, ma a volte non è così scontata, tantissime vite, che non vogliono assolutamente dire nulla, ma preferibilmente è meglio averne di meno, perché significa che le esperienze fatte sono state apprese con una vita e non sono state ripetute. Mm-mm. E una percentuale di cervello piuttosto bassa. Non bassissima, ma piuttosto Lei bassa. è molto energetica, però è sviluppata molto lo spirito, quindi la parte di energia, diciamo, io in questo momento la sto vedendo come una parte di energia proprio essenza rispetto all'anima che è quella che fa, diciamo, un po' più emotiva, no? È emozionale lei, però in questo caso lei utilizza molto l'energia dal punto di vista proprio di spirito ed è questo che c'è in lei. Ok. Antonella è interferita. Ci sono 3 DL, di cui uno in particolare le dà fastidio a livello tra, il- tra diciamo, il mezzo al petto, il cuore, fino allo stomaco, alla bocca dello stomaco. Sta lì, perché è lì che si Mhm. concentra di più, quando lei prova le emozioni, è qui che lei si sente come un blocco, come una chiusura, e quindi lui gioca su questo. E poi altri due che sono esternamente, quindi utilizzano l'energia esterna. EDL. Mm-mm. Ha entità eteriche. Una del secondo livello che interagisce sempre con le DL perché è come rafforzare il lavoro delle DL, però è un discorso di livello emotivo, cioè come di blocco emotivo, di blocco nel tentare di. E quindi a livello mentale, cioè a livello emotivo c'è l'EDL, a livello mentale c'è un'entità eterica, solamente collettiva, che parla con l'EDL per bloccarla a livello mentale e quindi automaticamente non farla aprire a provare determinate emozioni, quindi si ferma. Come lei adesso mi sta mostrando, vedo proprio come se ci fosse davanti a lei un muro, non va oltre, non riesce ad andare Ma oltre. l'entità mentale di che livello è? Secondo. Qual è il suo compito? Farla stare male a livello emotivo, dice, come fermarla, bloccarla, non farla realizzare, vedo questa parola, non farla realizzare, per continuare, per essere alla ricerca sempre di qualcosa e alla fine lei si perde, perché è come se lei è alla ricerca di qualcosa, ma nel ricercare qualcosa diventa quello l'obiettivo, quindi perde l'obiettivo finale, cioè nel cercare
di raggiungere si perde nel cercare qualcosa, alla fine non sa nemmeno più, è come se rimane in un loop di cerco ma non so più che cosa. Quindi l'obiettivo è lontano e come cioè un auto loop, si autorigenera questa cosa. Quindi alla fine perde, come se perde l'obiettivo finale. Va bene, ci sono impianti? Adesso sto vedendo perché di entità eteriche c'è un falconiforme sopra tutta questa storia, intanto. E poi Mhm. impianti, A occhio cui destro, che fa capo a Odino, ovviamente. sì, sì, Ok. sempre le solite. Mhm. E vedo l'occhio destro, qualcosa nell'occhio destro, il petto, al centro del petto, come se avesse dei momenti di fatica a fare dei respiri profondi, quindi al discorso che interferiscono nel discorso emotivo, quindi centro del petto. C'è un qualcosa sul ginocchio sinistro e delle lastre sui talloni, sulle piante dei piedi, proprio per tenerla ferma, sia destro che sinistro. Basta? Sì. Ok. Ah, pensavo ce ne stessi vedendo altri. Va bene, chiamiamo il padre come disincarnato. Allora, questa volta è strano. Si presenta un uomo in giacca e cravatta che credevo fosse lui, ma non è lui, perché è un uomo del tempo, questo qua, con il cappello, Mhm, cappello e un vestito nero, un giacca e cravatta. E dietro c'è mhm. questo signore che ha dei pantaloni non eleganti, però dei pantaloni come degli anni 50, come posso dire, di stoffa, quindi non Mm, come magari noi utilizziamo i jeans, no? Ad oggi, questi pantaloni di stoffa e una camicia e comunque una giacca tipo di lana, sembra di lana, e sta ok, dietro. ci vuole spiegare perché si presenta con quello stupido di uomo del tempo? Ma questo Quella qui è, nullità? mm, questo qui fa parte della vita di lei, si interferisce nella vita di lei, questo uomo del tempo qua. E Quindi quindi non è è legato come al se, padre. no, è legato a lei. Ok. È come Mettiamolo. se Mm, nulla nelle sue decisioni, come vabbè, sappiamo che cosa, qual è il loro lavoro, il loro intento. Nelle sue decisioni, però, in questo caso lui interferisce molto, cioè cambia, come se vedo che cambia quello che lei decide, gli mette davanti diverse opzioni a lei che le danno un certo, come dire, languorino, come posso dire, quindi sceglie altre, non vite, altre situazioni, altre vie. E in questo caso si è messo in mezzo per non farla parlare col padre, per esempio. ok. Ma lui è anche quello che gestisce i comandi che manda alle entità mentali? Allora, l'entità mentale, io li vedo su due posti diversi, come posso dire. L'entità mentale è come se fosse in uno spazio-tempo determinato, quindi fuori, tipo nell'etere, sopra la terra, vedo la mente collettiva, e lì in questa mente collettiva ci sono loro. Questi qui, questi uomini del tempo, li vedo come esseri che si spostano, possono spostarsi nelle linee temporali e nelle dimensioni. Quindi
comunicano e parlano, perché comunque ovviamente c'è sempre, tra virgolette, un intento, non dico un fine comune, però loro si parlano nell'intento di quello che fanno sulle persone. Però quello che lui deve fare, che gli viene detto di fare a questo uomo della sorgente, è semplicemente quello di deviarla nelle sue azioni, quindi nelle sue scelte. Perciò lui si sposta indipendente, lo vedo più dipendente. Cioè, mentre le entità mentali collaborano con gli EDL, le entità eteriche collaborano in determinati progetti o situazioni per tenerci sotto un controllo e succhiarci l'energia, gli uomini del tempo li vedo più addetti a qualcos'altro e proprio da un'altra parte. Si spostano, loro non sono fermi, si spostano in continuo. È come se seguono mentalmente, sì, la persona, ma mettono cioè ti danno, se tu trovi un obiettivo, loro ti danno tre opzioni cercando di- di indirizzarti verso l'opzione che loro vogliono, rendendoti quell'opzione più abbordabile. Quindi, per esempio, che ne so, a me piacciono gli animali e in quella strada mi mettono che incontro dei cani da salvare, per esempio, quindi ti sanno quali sono i punti deboli, Mm. dove mettere le cose, sì. Quali punti deboli sfruttare per farti andare Esatto, nella direzione che vogliono esatto, loro, in cui vogliono mandarti loro e che è la direzione più sbagliata per te. Tu magari esatto. salvi un cane, ma non incontri la tua fiamma, che ne so, Bravo, o esattamente, non ti assumono nel lavoro della tua vita. Va bene, esattamente. chiediamo al padre perché continuava a dire che era tutta colpa di Antonella. Allora, ho visto due cose. La prima è una vita passata. C'è una vita passata dove questo padre mi ha fatto vedere proprio una scena dove loro erano insieme, cioè erano amanti, diciamo, stavano insieme, erano una coppia. Ed è come se lei avesse portato avanti, mi fa vedere, una gravidanza che questo uomo, che è suo padre, ma in questa vita che Mhm, mi stanno mostrando era il suo compagno, non mhm. desiderava, non Ok, desiderava. contro la volontà di lui, lei l'ha portata avanti. Mm, 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 mm. E quindi a seguito di questo evento, se vado avanti nel tempo in questa vita, è come se nel Medioevo circa, è come se questo bambino che nasce non era, aveva dei problemi fisici, non era a quell'epoca, diciamo, gestibile e quindi è come se lui ha la sua anima al ricordo della difficoltà che loro hanno avuto in questa vita, incolpandola a lei. E questa è la prima cosa che mi hanno fatto vedere. E La seconda? l'altra infatti che lui vuole dire, lui dice è un insegnamento. Questo è quello che dice lui, però non è quello che vedo io, che ho visto io, è stato questa cosa della vita. Adesso lui sta dicendo io volevo dargli un insegnamento di prendersi le Cioè? proprie responsabilità, di prendersi la propria responsabilità, perché lui dice come Ma se... mm, beh, certo, la colpa è la tua responsabilità, però gestire la cosa sempre soltanto da un punto di vista della colpa porta a un autogol, porta Lo so, a colpevolizzare, a non noi lo spingere sappiamo. verso un miglioramento, ad acuire un senso di colpa che se ne va poi nell'emozionale e tira giù un po' tutta la baracca. È vero, non so, chi rompe paga, no? Chi rompe un vaso di cristallo, è colpa sua e deve assumersene la responsabilità, o facendo un nuovo regalo al proprietario del vaso di cristallo rotto, o comprandolo, uguale, se è possibile, o facendo ammenda in qualche modo. La colpa è tua, hai rotto il vaso e ti devi prendere la responsabilità della colpa, ma trovare ogni volta la giustificazione di tutto nella colpa è un autogol per l'essere umano, è veramente un autogol. Sì, perché è come non prendersi in primis se stesso la responsabilità di alcune cose e quindi sfogarle su di lei,
come posso dire, deriva da questa, in generale io sono d'accordo con questo discorso, no? Perché si trova il colpevole esterno quando in primis uno deve analizzare prima dentro se stesso, è più facile incolpare dall'esterno e questo è vero, però è come se lui avesse il ricordo di questa vita qui dove le sue grandi difficoltà, lui dice, sono state derivate dalla scelta di portare avanti questa gravidanza. Lui non voleva questo figlio. Questo è quello che è accaduto, diciamo. E in questa vita è come se gli dice di prenditi le tue responsabilità, se succedono le cose, cioè svegliati, lui gli dice. Io vedo lei da Svegliati. bambina, sì. Io vedo Lui lei è da sveglio? bambina. Vabbè, a mio parere, secondo me, per quello che vedo, no, perché se lo dice a lei, sei il primo a non esserlo, che punta il dito. Ma lui è interferito? Sì, Da chi? sì. E se punto il faro, dietro ci sono due Elohim. Punto il faro. Sì, perché io vedo sempre, cioè, i protagonisti li vedo in uno spazio-tempo buio e li vedo come energia, no? Mhm. Poi se quando tu mi fai la domanda io punto il faro e pongo l'attenzione e lo vedo meglio. Mm, Ok. Elohim. Lui lo sì. sapeva? Se gira è come se li vede dietro di lui e dice sentivo che c'era qualcosa ma non ero consapevole come adesso. È come se nel mentre noi stiamo dicendo determinate cose in pochi secondi, in realtà è come se qui il tempo è già sia molto più lungo. Cioè i nostri 5 secondi di quello che diciamo magari per loro è passato una chiacchierata di un'ora, quindi è come se, se prendono consapevolezza in maniera molto più veloce. Quindi diciamo di no, non lo sapevo. Ok. Va bene, apriamo un portale aureo e mostriamogli senza farlo andare dentro, senza, mostriamogli che cosa c'è lì che lo aspetta. Diciamogli di andarci portandosi dietro tutte le sue interferenze e tutti i collegamenti eventuali che ha ancora sulla Terra. Guarda se ne ha, con persone o cose. Una casa, c'è una casa. La casa di Antonella? No, c'è una casa sua, credo. Mi mostra, lo vedo che a volte sta in questa casa. Ok, vuole lasciare un messaggio ad Antonella prima di andare? Lui dice come se le sta dicendo ancora ho tanto da imparare. Ho capito tante cose andando di qua, perché è come se di qua comunque è molto più veloce l'apprendimento di quello che si può comprendere. Però è come se per un po' di tempo perdi il senso della consapevolezza, la percezione della mente, quindi sei confuso. Dice che la ringrazia perché in questo momento, in questa situazione è come se avesse fatto di 10 lezioni una, in una. Quindi la ringrazia e le dice che è rimasto sorpreso rispetto a quando gli diceva di svegliarsi e di Perché? prendersi le proprie responsabilità. Perché mi sono reso conto che ero il primo che dovevo prendermi le responsabilità delle mie Il scelte. meno sveglio era lui. Tra l'altro Antonella non l'hai sentita, ma diceva che appunto si rendeva conto di aver avuto una opportunità nel vedere queste nostre sessioni, che per esempio il padre non ha avuto e si è resa conto di essere andata molto più avanti del padre. Sì, assolutamente. È andato molto più avanti. Ok, vuole lasciare un messaggio alla moglie? Voglio andare di là, dice. Allora che vada. Si porti dietro tutte le connessioni con la Terra,
tutte le sue interferenze, tanto verranno completamente brasate nel momento in cui entreranno nel portale aureo No, e si il suo fermano. fremano. Si porti dietro, abbracciandolo e non mollandolo più, l'uomo del tempo. Vediamo cosa fa, No, non può, non ci arriva. Nel no? momento in cui, no, perché nel momento in cui lui si innalza, è anche abbastanza emozionato in questa cosa, lui è come se avesse scoperto qualcosa che non pensava potesse raggiungere. Cioè lui sa dell'esistenza di questo portale, che lo passa in un luogo dove c'è il suo vero percorso. Quindi nel momento in cui loro vedono questo e si innalzano, diventano energia, energia pura, spirito, anima Mhm. puro. E lì non ci arrivano le entità, perché nemmeno del tempo, perché è una vibrazione che non può essere, che loro non sopportano. È come se prendono fuoco, si bruciano, non ci arrivano, non Mm. possono passare dentro. È Lo impossibile. salutiamo e chiudiamo il portale. Cioè, è come se questo posto qui che noi, dove noi li No, no, ma ho invitiamo ad capito, ho andare, capito. ok. Lo salutiamo e chiudiamo il portale. Andato. Benissimo. Un po' di cause esoteriche. Causa esoterica della difficoltà di trovare una centratura nella vita. Non ho capito, scusa, che stavo vedendo che facevano questi qua. Facevano? Rimangono, ci sono i due Elohim con questo uomo della sorgente che sono agitati, è come se non sanno più che devono fare. Ah, hanno ragione, li abbiamo lasciati lì orfani, allora gli troviamo subito un posto. Apri, Sabrina, un portale dell'oblio, nuova e recente invenzione. Le entità che ci mettiamo dentro sono messe come in un portale definitivo, ma per di più è dell'oblio, cioè nessuno si ricorderà più di loro per sempre. Né i loro capi, se sono militari, le famiglie, non hanno mai avuto la loro forma nella Matrix, il loro posto nella Matrix. L'ho fatto l'altro giorno con gli ennesimi militari che sono venuti a rompere le palle e siccome le palle sono veramente rotte, ma veramente rotte, definitivamente rotte, portale dell'oblio. Mettere degli Elohim in un portale dell'oblio è solo cosa buona e giusta. Mettere un uomo del tempo in un portale dell'oblio è cosa sana e giusta. Ma questo qui rompe le scatole, questo uomo qua. Le dice tanto è inutile perché ce ne stanno altri come me. Ok, chiamali tutti questi altri come lui. Aprilo questo portale dell'oblio e ci mettiamo a chiamare tutti gli uomini del tempo. Tutti. Sì, verranno riprodotti, riprogettati, ricreati. Noi intanto li buttiamo tutti lì. Vedo una distesa di uomini tutti uguali praticamente, sembrano tipo Men in Black col cappello, tutti così, Tutti tutti uguali. istantaneamente dentro il portale dell'oblio. Tutte annullate le attività che hanno realizzato, completamente sconosciuta la loro identità a tutti, perché sono nell'oblio, e non potranno uscire come forma energetica. Vengono scomposti, tritati per sempre. Vedo come un phon che aspira anziché mandare l'aria, li vedo proprio che vengono risucchiati da questo portale che abbiamo creato. Gli alomi sono già andati. Poi vedo questa massa di uomini in giacca e cravatta come proprio risucchiati in questo portale. Ok, chiudiamola adesso, Sabrina. Dimmi quando sei pronta per altre avventure. Pronta. Vediamo la causa esoterica della difficoltà di trovare una centratura nella vita da parte di Antonella. Lei dice
cioè vedo lei e lei lo dice, la sua energia che implode. È come se lei avesse tutta questa energia che non causa sia degli EDL, causa, io vedo anche questo falconiforme che la, la influisce, comunque a livello energetico le dà una vibrazione come se avendo come delle onde che gli arrivano e sapendo che lei comunque è percettiva, è come se lei mischia queste energie, quindi perde, l'avevo visto anche prima, perde proprio mh, perde la via, si perde, si autoperde nel miscuglio delle energie, viene travolta da se stessa praticamente, da questo ricircolo delle energie dove ci sono comunque loro che la confondono. Quindi si perde per strada, cioè dall'obiettivo finale che lei ha, alla fine non va dritta, va da una parte, poi dall'altra, poi dimentica, torna indietro, ricomincia. E io vedo anche questa cosa di lei, mi fa vedere come se lei, non dico fosse una perfezionista, la sensazione è questa, è come se lei inizia a fare un percorso, viene interferita, vede che non va, deve ricominciare per un discorso mentale di fare dei step che lei si è prefissata. La cosa che non va è che rimane in questi step, perché sta giocando sul fatto che lei deve fare delle cose fatte come dice lei, gliene mettono altre che la distolgono e quindi non va bene nella sua mente, perciò ricomincia. Quindi alla fine è sempre il punto di partenza. Io vedo questa Mm-mm. cosa qua. Va bene. Causa esoterica delle spalle curve. È una chiusura, è una semplice chiusura emotiva sua. Lei vorrebbe spaccare il mondo, però alla fine il suo atteggiamento è chiuso, è pauroso nei confronti del gioco, come posso dire. La È una vita. sua, sì, Quindi è una sua le spalle, chiusura. le spalle curve sono una forma di non coraggio portato fino in fondo. Esatto, sì, è come un sì, voglio però piano piano, quindi non implode appunto, la sua energia implode dentro se stessa e fa tutto parte di questa sua condizione. Anche il suo atteggiamento, il suo linguaggio non verbale, anche verso l'esterno, anche a livello materiale con le altre persone, con le energie, questo suo atteggiamento, insomma, fisico la porta a rimanere questo più diciamo, l'entità, eccetera, a dare, a rafforzare questa sua chiusura, quindi che è intenta a rimanere ferma, a confonderla e rimanere lì, a non andare avanti. Invece magari Causa. che Mhm. una persona con le spalle aperte è un'apertura proprio anche cioè ne deriva tutto, il linguaggio non verbale è importante, no? Molto importante. Causa dell'ansia, panico, fatica. EDL e il fatto di non vedere degli obiettivi che lei si è posta, di vedere magari che arriva pochissimo di vicino dal suo obiettivo, ma poi ritorna sempre indietro, quindi ritorna al punto di partenza. Questo. Fibromialgia. È conseguenziale, è tesa. Lei è tesa, vedo paura, vedo non è proprio non fiducia in se stessa, però un po' di insicurezza sì. Quindi è come se lo faccio, ha il coraggio di farlo, ma poi l'atteggiamento non è quello corretto. Quindi dovrebbe lavorare prima da un punto di vista, cioè prima di porsi l'obiettivo, lavorare su se stessa, no? Sull'apertura e sulla gestione della sua energia. Dopo cercare di raggiungere l'obiettivo. Non avere un obiettivo, vabbè, l'abbiamo già detto. Sì, perché cioè, lei non, è come se, io vedo questo, è come se la mattina si sveglia molto carica, oggi faccio questo e quest'altro e va bene, quindi l'energia ce l'ha, la voglia ce l'ha, poi però sia per
per l'entità, sia per il suo, la, su- le sue, il suo atteggiamento di chiusura e di paura, rimane lì, si blocca, quindi è come se fosse, come posso dire, un rigenerarsi di un loop, ecco, un loop. Però potenzialmente potrebbe fare di più, molto di più. È come se deve Le- sbloccare. Mm. Mm. Lei dice di avere un'energia senza radice, che le torna indietro come uno specchio. Tu vedi qualcosa del genere? Allora, io vedo un EDL quando mi hai detto torna indietro come uno specchio che si mette davanti a lei. Quando lei è nei momenti di più panico, vedo questa parola, di panico, come se Mm? si irrigidisse in quei momenti e lì lui gli dà il carico da 11, io lo chiamo così. Quindi è come se comunque si bloccassero il suo sbocciare, il suo esplodere, lei deve esplodere, non riesce a esplodere, quindi torna, questa energia rimane dentro di lei e la racchiude, è come se lei si fosse autocreata una chiusura che proprio la torna indietro e lei con le sue spalle curve, con le sue paure, cioè proprio la accoglie questa energia che torna lì. Quindi è questo lo specchio che lei vede, creato da se stessa che accetta le DL, creato dalle DL che gli dice ok, vedi, hai paura, ok, vedi dove vai, non hai un obiettivo, è inutile, non puoi farlo e quindi Mhm. automaticamente rimane lì. Però potenzialmente ce n'è di lavoro, ce n'è di energia da indirizzare. Deve trovare un indirizzo prima, che siano anche piccoli obiettivi. Non lo so, oggi dico una cosa per portare un esempio. Oggi pulisco tutta la libreria e poi mi metto seduta e guardo e godo che il fatto che ho pulito la libreria. Per dire, sono piccole cose, cioè impegnarsi, prendersi dei piccoli obiettivi e portarli a termine nella giornata e poi goderseli per imparare a percepire che uno lo può fare e da lì poi porsi sempre degli obiettivi più grandi, quindi che Mhm. sono più difficili, tra virgolette, però è questo secondo me, io vedo questo. Ok. Causa esoterica dell'essere stata e di essere, anche oggi, oggetto mirino di colpe insensate e oggetto di prese in giro. Mi ha già Mm. fatto alcuni esempi della scuola, in parte anche un po' il padre, se non ho capito male, più mille altre persone. Allora, a livello mentale, chiaramente crescere con una persona che ti dice, cioè ovviamente che ti dice che è colpa tua, ti si innesca questo pensiero e quindi aver paura di qualsiasi cosa, cioè affrontare la vita col fatto è sempre colpa mia e quindi automaticamente di chiudersi. Quindi lei è chiusa, ha già paura prima ancora di iniziare un percorso, prima ancora di iniziare, anche se potenzialmente avrebbe tante idee, perché io la vedo molto creativa, molto energetica e creativa. Lei ha installato nella sua mente tanto è colpa tua, quindi ti va male. È colpa tua vuol dire che tu fai qualcosa che ti va male. È colpa tua. Non è merito tuo, perché se avesse avuto un padre che gli diceva è merito tuo tutto quello che fai, è tra virgolette la stessa cosa, ma energeticamente, a parole, no? Ma non è ma energeticamente volgi in maniera diversa. Quindi è colpa tua o è merito tuo? Se gli avesse detto è merito tuo, lei avrebbe avuto un'energia diversa. Quindi comunque questa cosa la vedo proprio influente nella sua mente, nel suo corpo, diciamo, a livello emozionale. Quindi è questo che poi lo ha attratto a accettare determinate situazioni, quindi il DL, quindi il falconiforme, quindi l'entità mentale che la blocca, è tutto conseguenziale. Deve lavorare sulla mente lei, di più, un po' di più sulla mente. Ha paura della figlia, da sempre. La figlia, allora, intanto quando mi ha detto ho paura della figlia, mi ha mostrato una scena dove la figlia era allora, lei lavorava in dei campi, in un'altra vita.
la vedo che lavora della terra in dei campi e questo uomo, questa figlia era un suo, come dire, padrone, chiamiamolo così. Quindi era Mhm. molto autoritario nei suoi confronti. Quindi è come se lei in questa vita ha già con quest'anima una sensazione di dovergli qualcosa. Energeticamente, energeticamente quello che vedo è come se se la figlia ce l'avesse con la madre, le desse delle colpe, come se avesse, secondo la figlia, delle mancanze, avesse avuto la madre delle mancanze, come se per lei in questa vita che si porta poi vabbè, il discorso di quell'altra che, Mhm. che era padrone, ma in questa vita è come se lei, percepisco come se questa figlia desse la colpa della madre di non essere stata una figura più, come dire, autoritaria, più ferma. È come se la figlia sente di doversi lei prendere cura della madre e gliene fa una colpa. Questa è una cosa che lei ha dentro. Ma perché il Non so. padrone dell'epoca passata, La ehm, paura che in questa vita la mamma ha nei suoi confronti è quello. È questa sorta di sottomissione, come posso dire, gli è rimasta nell'anima cioè questa la figura. madre, cioè Sì, ad esatto, Antonella. Ok. esatto. Di questa soggezione da parte nei confronti della figlia. Ok, che non so neanche Mm. quanti anni abbia la figlia, ma rischia di essere una bambina. Giusto, una bambina? Antonella? No, è un po' più grande, ok. Già La una vedo una ragazza. ventenne, forse, sì, cosa così. Vedo una ragazza, non Ok. vedo una bambina. C'è un collegamento anche di data di nascita tra la figlia e il padre? 31-1, 13-1. Ma è come quello che vedo, la causa esoterica è come se fosse creato per lei, cioè lei che è come per sono delle cose che lei deve risolvere, queste due, quella del padre, non del padre in sé per sé, ma di quello che abbiamo detto del padre, no? È colpa tua e della figlia, cioè di il sentirsi non pilastro, non in soggezione, io lo sentivo, non in soggezione, però un po' ristretta nei confronti della figlia, è come se fossero due cose che lei, la sua anima, ha bisogno di comprendere per evolvere e quindi ha creato e sono state create queste due, come posso dire, cose collegate in maniera tale che lei possa porci l'attenzione. Cioè sono comunque due punti per lei importanti che lei deve comunque affrontare, altrimenti La non va figlia e il avanti. padre. Ok. Sì. Ovvero non la figlia e il padre, no, in questa vita, ma l'emozionale che rappresentano, quello che abbiamo detto che rappresentano in questa vita, sono comunque cose che lei deve sviscerare, affrontare e C'è risolvere. un, c'è un taglio di comunicativo tra lei e la figlia, al momento. Qual è la causa? A parte gli EDL che io vedo che quando si incontrano è come se la allontanano, perché praticamente se lei prendesse il papà non c'è più, è ok, quindi, ma se l'emozionale di che tra le tante cose che uno deve risolvere in questa vita ti si presenta davanti, ti aiuta ad affrontarlo, cioè come se te lo pone davanti, no? Quindi lo attiri perché tu, quella è una delle cose che uno deve risolvere e quindi cercano di allontanarle perché allontanandolo lei non si rende conto e quindi rimane il problema dentro di sé, sta lì, quindi uno a livello fisico può dare mille scuse o ragioni razionali e quindi continua a ripetersi questo ciclo. Quindi è proprio dovrebbe cercare il contrario lei. Quello che vedo è che sarebbe costruttivo per il percorso di entrambe queste anime affrontarsi, cioè comprendere e affrontarsi, quindi parlarsi, quindi avere un confronto per quanto riguarda lei, per superare anche questa sorta di
è colpa tua, è insicurezza di tirare fuori quello che veramente è e quindi vengono bloccate. Qui sono le entità, non sono loro. Va bene. Ok, abbiamo visto tutto. Andiamo a vedere l'emozionale, il corpo emozionale di Antonella, velocemente. Quali emozioni vedi a bassa frequenza? Paura. Tanta voglia di fare, ma bloccata da tanta paura di come andrà. E se andasse Senso così, di colpa? senso di colpa, insicurezza Ah, di insicurezza, senso rabbia? di Mm, poca, nel senso forse nei suoi più che altro verso se stessa quando non riesce quando implode, la vedo questa rabbia, come se dice ma sente questa cosa che è dentro di lei che ricircola perché sente come se lei lo percepisce, perché lo percepisce che è incastrata, come posso dire, quindi implode dentro e perciò si arrabbia con se stessa, ma ciò che vedo di più è paura, paura proprio di sbocciare, di volare, di andare. Quindi la vedo ferma in una zona di comfort, tra virgolette. Mettiamo un ad eternum, uno di questi piccoli soli che abbiamo creato nelle passate sessioni e che emettono una fortissima vibrazione. Dove? Qui nel suo emozionale. Anzi, più che metterlo noi, le insegniamo a costruirsene uno, a crearsene uno e a metterlo qui nel suo emozionale. L'ho già fatto. Sto vedendo che mentre parlavi già lei mi ha fatto così con la mano, me l'ha mostrato e c'è questa pallina energetica dorata e se l'è messa al centro della sua parte energetica del cuore. È lì che è pronta, lei dice, a scoppiare. La conosce già. Sì? Dalle sessioni? Non lo so se l'ha vista, ma la sua anima l'ha vista. Nelle sessioni a livello eterico l'ha già vista. Va bene, andiamo al cluster. C'è una biblioteca, la mostra come una grande biblioteca. A lei dice piace leggere, come se vede, mi mostra un corridoio con una biblioteca e degli scaffali con tutti i suoi libri, i Mhm. suoi contratti. È vero, le piace leggere. Ha fatto un grande sorriso. Bene, purtroppo dobbiamo farla fuori questa libreria. Quindi, e il mio eco si sente proprio in questo momento, apriamo un portale definitivo e chiediamo ad Antonella se vuole eliminare tutti questi contratti di 3562 vite o se li teniamo lì così come sono. No, prende la sua biblioteca e la riduce più piccola, la rende proprio piccolina, la prende e la lancia nel suo buco definitivo, a forma di stelle, di universo. Lei me la mostra così. Apre, vede questo buco definitivo che dentro c'è un universo, come se ci fossero tutte stelle, con quest'aria che tira all'indietro e lancia tutto là. Perfetto, andiamo all'avatar. Non c'è, Non c'è? Eh, no. quando l'ha tolto? Vedo solo il computer, la scrivania e la sedia. Mm. Vai indietro nel tempo, rimanendo lì, e vai a vedere quando è andato via. Quando il sole nel suo petto l'ha Ah, fatto scoppiare. è scoppiato, non c'è più. No, Andiamo a è prendere come tutti i se pezzettini,
residui, li mettiamo diligentemente in un portale definitivo con il computer, la scrivania, la tastiera, la sedia, mouse. Ci sono, se guardo a terra, ci sono tutti i pezzettini che lei ha fatto già scoppiare con la sua pallina di energia. Quando gliel'abbiamo mostrata, che lei ha detto io già la conosco, già lo so come si fa. Mhm. Portale definitivo però, poi la pallina la lasciamo qui nell'avatar. Lancia la sedia, la scrivania, il computer, lancia tutto. Molto velocemente lo fa lei. Lo sa Benissimo. fare, lo conosce questo processo. Finalmente ha incanalato la sua energia in un posto e non Mm, fare, come dire, guidato, corretto, puntuale, efficace, dei risultati già. tangibili. Vediamo se ci sono questi risultati tangibili. Ci sono ancora impianti, entità eteriche, i 3 EDL, le entità mentali di secondo livello, il falco, vabbè, Odino, e l'essere del secondo universo che non abbiamo approfondito, anche perché non è il caso, il muro. No, perché è come se da questo punto qui è da dove tutto viene scritto, no? Da lei, dall'avatar, quindi eliminando tutto è come se lei, io torno sempre indietro nel tempo mentre tu me lo domandi, e in questo fascio di cose che lei manda, perché io vedo proprio lei che lancia via tutto nel suo portale a universo e va via tutto, come se vedo tutta un'energia proprio che lei si butta via. E c'è tutta questa roba qua che poi impianti e entità si trasformano tutti in energia quando passano nel portale. Quindi va tutto via, Va bene. finito, pulito. Mettiamo un ad eternum dove lei vuole. Se vuole metterselo nel corpo fisico, lo può fare. Se vuole metterselo in testa alla PS, lo può fare. In testa alla PE, lo può fare. Nel suo corpo mentale, lo può fare. Sta dando, lei l'ha già messo una pallina di energetica qui nel suo cuore perché dice nel momento in cui avrò paura io l'attiverò. Nel momento in cui mi sentirò che sto andando giù di frequenza, ricorderò che posso attivare la mia risorsa energetica quando voglio per tornare su. E poi ne sta offrendo una alla figlia che sta qua. Vedo questa ragazza con i capelli lunghi, chiari, castana, Mm. chiara. E gliene ha offerto uno. E questa ragazza lo prende. La ragazza vuole andare al cinema? E già ci sta, infatti. Da quando l'abbiamo nominata prima, lei era qui. Perché sono loro due che mi avevano fatto vedere quella vita lì del padrone. Quindi lei ha visto la situazione e la mamma gli ha dato questa pallina, questa possibilità, come se lei dice io ho fatto questa scoperta, utilizzala anche te. Vedi che invece io posso darti un grande insegnamento, tu che non credi in me. Lo dice la figlia, la madre? La madre alla figlia lo dice. Ah. Ok, come vedi Antonella adesso? Bene, ha tanta voglia di fare e vedo la sua energia adesso invece rispetto a prima mi sta mostrando così, mi sta mostrando questa cosa, è come se vedo la sua forma fisica e tutta questa sua energia finalmente che circola in maniera libera, come posso dire, sua. Lei conosce la palla energetica, quindi comunque è protetta, si è fatta una protezione intorno a sé, però fluisce. È come se adesso lei ha la padronanza di dire decido io dove incanalarla, mentre Mm. prima la vedevo chiusa e bassa. Adesso è aperta, fluisce, lei ha il comando della sua energia in questo momento. Mi dice questa cosa qua. Quindi adesso io saprò dove nei prossimi giorni stilerò una lista dei miei desideri. Ho voglia di fare una lista dei miei desideri, c'ho tanta voglia di fare questo. Prenderò un foglio e scriverò un quaderno. Sarà il mio diario segreto.
Finalmente posso utilizzare la mia energia dove voglio io, in questa vita, e utilizzarla nei miei desideri. Stilerò 2 o 3 desideri grandi e poi mi metterò dei piccoli obiettivi piccolini che posso realizzare nell'arco di 2 o 3 giorni, così che imparo a comprendere e a crederci, perché il problema è che io prima non ci credevo, adesso ci credo. Ero bloccata, la mia visione era bloccata. Io sono emotiva, voglio fare tante cose, adesso so come farle. La prima cosa che dobbiamo fare è scrivere i nostri piccoli desideri e raggiungerli, piccoli obiettivi. Poi, una volta raggiunti, abbiamo capito come si fa e iniziamo a mettere degli obiettivi più grandi. E la mattina, quando ci alziamo, incanaliamo la nostra energia pensando a quanto è bello il nostro obiettivo. E poi, io devo dirti una cosa. Devi innamorarti del percorso, non del pensiero finale, non dell'obiettivo finale. Innamorati della persona che diventerai per raggiungere il tuo obiettivo, perché l'obiettivo quando lo raggiungi cambia. Ciò che è bello è il cambiamento che accade in te nel mentre trasformi e vibri alto per raggiungere il tuo obiettivo. È quello il segreto, non è l'obiettivo stesso. Perché nel mentre tu cambi, perché ti innalzi, l'obiettivo poi magari lo raggiungi, ma cambia, non ti serve più. Quindi ciò che è importante è poni l'attenzione su quanto sei bella quando tu vuoi raggiungere uno qualcosa e ti predisponi e metti tutti i tuoi buoni presupposti e piano piano li raggiungi. È quello il segreto per essere più felici. Basta? Sì, muovi i piedi come una bambina, mi sta facendo muovere. Come una bambina che scalpita? Mm-mm. Va bene, il messaggio finale l'hai detto in automatico, senza che Mm. ti fosse bisogno di chiedertelo. Era lei che voleva parlare. C'è qualcosa da aggiungere? No, è pronta per... Io vedo è come se domani mattina lei adesso andrà a dormire con tutte queste informazioni che deve ancora processare, perché comunque è molto, sono semplici in sé per sé, ma molto per lei importanti. E poi è come se io la vedo domani mattina che si alza e respira un'altra aria. Non è Bene. così. Allora, Sabrina, disconnettiti da tutto e tutti, noi torniamo